realtà in cui viviamo è complessa. Ogni giorno ci troviamo davanti a problemi che sembrano più grandi delle persone e che non hanno soluzioni immediate, che spesso generano un senso di impotenza. Cosa posso fare io? Come posso contribuire a un cambiamento? Sicuramente è difficile capire da dove cominciare ed è anche difficile credere di poter davvero cambiare le cose. La realtà però è che tutte le decisioni che prendiamo hanno un impatto sulla realtà circostante. Qualunque decisione, anche quella che scegliamo di non prendere, crea un effetto intorno a noi, piccolo o grande che sia. E se si crede davvero che anche un'azione piccola possa avere un effetto sul resto del mondo, allora la prospettiva cambia completamente e ogni luogo diventa quello giusto in cui agire. È da qui che nasce il senso dell'8 per 1000. Nell'immaginario comune, l'8 per 1000 viene spesso percepito come una semplice casella da spuntare nella dichiarazione dei redditi, un gesto rapido, quasi automatico. Spesso non ci fermiamo nemmeno a chiederci cosa succeda dopo aver messo quella X o cosa comporti davvero quella scelta, anche quando decidiamo di non farla. In realtà l'8 per 1000 è una quota delle tasse che viene comunque trattenuta, che si decida di firmare oppure no. La differenza è che firmando si sceglie dove farla andare, allo Stato oppure a una confessione religiosa. Senza firma, la nostra quota viene ridistribuita comunque, in base alle scelte di chi ha firmato. Non è quindi una tassa in più, ma solo una scelta su come usare una parte delle tasse che già paghiamo. In Italia è anche un modo concreto attraverso cui le comunità religiose possono migliorare la vita delle persone e del contesto in cui vivono. Per l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, tutto parte nel 2016, quando viene sottoscritta l'intesa con lo Stato italiano e quando nel 2020 sono arrivati i primi fondi dell'8 per 1000. E abbiamo scelto di destinare tutte le risorse a interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero. In fondo, questo modo di lavorare riflette i valori in cui crediamo come Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ovvero l'idea che ogni persona, senza distinzioni, abbia un potenziale illimitato, che può emergere anche nelle situazioni più difficili. Ogni anno, quando i fondi dell'8 per 1000 diventano disponibili, dobbiamo fermarci a riflettere su ciò che fino a quel momento abbiamo realizzato e su ciò che è invece importante implementare. Le domande che ci facciamo sono: dov'è che un'azione può fare davvero la differenza, non solo nell'immediato, ma nel tempo? Dove possiamo costruire qualcosa che crei valore e che porti beneficio alle comunità? Parallelamente ci sono le emergenze, come è stato ad esempio con la pandemia di Covid o con i recenti conflitti armati, dove invece è necessario puntare anche su interventi immediati. Le 4 aree in cui operiamo sono educazione, diritti umani, ambiente e cultura. Non le viviamo mai come dei contenitori separati perché ovviamente la realtà non funziona a compartimenti stagni e i problemi non arrivano mai uno alla volta, quindi quasi mai riguardano una sola dimensione. E lo facciamo sempre con una prospettiva di lungo periodo, perché vogliamo costruire dei risultati che durino. Nei primi anni sono stati utilizzati oltre 30 milioni di euro per sostenere 138 progetti realizzati da 429 associazioni in 20 paesi del mondo, raggiungendo oltre 320.000 persone. Nel nostro lavoro partiamo sempre da un'idea molto semplice. Tutte le cose sono collegate tra loro. Ciò che accade a una persona, a un luogo o a una comunità ha sempre degli effetti che vanno oltre il singolo caso. È come quando ci si prende cura di una pianta. Non basta guardare la foglia, bisogna occuparsi anche delle radici, dell'acqua e della luce. Per questo lavoriamo su più aspetti insieme, perché il cambiamento possa davvero durare nel tempo. Per fare un esempio concreto, i progetti che sosteniamo contro la violenza sulle donne sono diversi fra loro, ma complementari.
Uno lavora sulla prevenzione, un altro promuove la cultura del rispetto e della non violenza, un altro ancora lavora sulla protezione e l'accompagnamento delle donne in una vita nuova, basata sulla sicurezza per sé e i propri figli. L'approccio che portiamo avanti vuole affrontare ogni situazione in maniera circolare, completa e trasversale, per contribuire alla costruzione di una cultura diversa. Il finanziamento è solo l'inizio, ma il vero lavoro nasce nella relazione con le realtà che finanziamo. C'è il confronto costante, c'è la costruzione di una fiducia reciproca e c'è la condivisione di obiettivi. È un modo per prendersi cura, concretamente, di ogni singolo aspetto. In questo modo poi i progetti possono rafforzarsi e nel tempo camminare con le proprie gambe. Nella visione buddista della Soka Gakkai, anche nelle situazioni più difficili, esiste uno spazio di possibilità, un potenziale che può emergere. È uno sguardo che non si ferma all'esito immediato, ma resta aperto alla trasformazione. Questa visione si traduce in un modo di lavorare che guarda non solo ai risultati finali, ma a tutto il percorso. Guardare al futuro non significa immaginare soluzioni perfette o immediate. Significa continuare a fare la propria parte, un passo alla volta, con responsabilità e fiducia. Credere che anche le trasformazioni più profonde nascono da scelte quotidiane, da piccole azioni portate avanti nel tempo. L'8x1000 della Soka Gakkai italiana è uno strumento che tiene insieme visione e realtà, ideali e concretezza. È un percorso che non promette risposte facili, ma che sceglie di agire, qui e ora, con la convinzione che ogni passo, ogni gesto possa contribuire a costruire una società più giusta, più consapevole e più umana.